Ciao a tutti da Gabriele, ben ritrovati, questa è la mia pagina di programmazione Heidenheim e in questo video qui proseguiremo sostanzialmente l'esercizio che avevo iniziato nel video precedente. Poi adesso vedo se riesco a essere abbastanza bravo e capirci, magari li racchiudo tutti all'interno di una playlist in modo che poi sia più semplice per voi scorrere tra uno e l'altro e ricostruire quindi passo passo la lezione. Ci eravamo lasciati qua. Ci eravamo lasciati ehm, dopo aver eseguito questa lavorazione di ingresso in quello che poi sarà la nostra tasca che allargheremo appunto a spirale. Avevamo già indicato delle assegnazioni e un calcolo preliminare, non lo racconto di nuovo adesso. Guardatevi eventualmente il video precedente se incappate qui ora e non avete visto eh, il primo video. Ok, quindi siamo arrivati a questo punto in cui abbiamo realizzato il nostro ingresso. Da qui, quindi, dovremo cominciare a ragionarcela sulla spirale che dobbiamo costruire. Ci sono vari modi per costruire la spirale. Se fate una ricerca, se fate una ricerca in rete, troverete varie indicazioni, quindi per come costruire una spirale a due centri, a quattro centri. Quello che faremo noi oggi invece appunto è quello di realizzare la spirale ragionando su un unico centro e quindi con un raggio che continuerà a variare, a modificarsi durante tutto il suo sviluppo di 360 gradi ripetuto x volte. Allora, siamo arrivati quindi a questo punto qua, in cui noi abbiamo realizzato la nostra prima lavorazione, non ci siamo ancora sganciati dal profilo, perché questo sarà il punto di partenza per poi cominciare ad allargarci, costruendo la nostra spirale. Quindi siamo arrivati a questo punto, magari anche qui stanzio un pochettino per dividere, diciamo, visivamente la parte di ingresso da quella che poi sarà invece il movimento della spirale che realizzeremo. Movimento della spirale che quindi partirà necessariamente indicando un punto che per noi sarà il punto iniziale, ma che in realtà via via verrà ricalcolato in modo da poi muoversi lungo tutto il nostro percorso. Ok, quindi questo punto qui in realtà è identico al punto in cui avrà terminato il movimento circolare precedente, quindi non avverrà nessun movimento, ma in realtà questo poi nel momento in cui ricalcoleremo volta a volta, volta per volta i valori, sarà poi il movimento di posizionamento. Ho già l'F auto inserita, ho già la compensazione inserita, per cui mi è sufficiente indicare le quote e quindi confermo essere su un raggio Q53, che quindi è il nostro raggio di ingresso, e con un angolo Q53, che è l'angolo iniziale che, anche se adesso abbiamo fatto già un po' di movimenti circolari, essendo sempre di 360, sempre lì siamo. Adesso qui dovremo inserire dei calcoli. Dovremo inserire dei calcoli per ricalcolare quindi il raggio e l'angolo. Il raggio dovremo ricalcolarlo partendo da il valore che ha assegnato in questo momento e a questo quindi Q53 dovremo aggiungere la Q71, che era appunto quel valore che avevamo calcolato, ma vedere quanto doveva aumentare il raggio per ogni step. Quindi questo sarà un primo, diciamo, ricalcolo dell'angolo, ricalcolo del raggio. Allora, magari lo inseriamo anche nei commenti. Ricalcolo raggio. Poi avremo da ricalcolare anche l'angolo. Quindi la Q54 nuova diventerà, rispetto al suo valore
che ha in questo momento, dovremo aggiungere quindi la nostra Q51, che era quella che avevamo indicato come passo angolare. E quindi questo qui ce lo scriviamo come un ricalcolo angolo. Ok. A questo punto noi dovremo dirgli, dopo che hai ricalcolato, riposizionati qua. Quindi per farla ritornare su nella sua lettura ed esecuzione dovremo necessariamente inserire tutto questo all'interno di una label. E quindi si posiziona, ricalcola e poi dovremo rimandarla a leggere dal label 2. Quando si ragiona in parametrica ci si dimentica questo tipo di scrittura, ok? Perché noi questa label 2 non è che vorremmo ripeterla un tot numero di volte, ma vorremmo fare in modo che sia il controllo a occuparsene. E quindi noi dovremmo farla ripetere con un salto logico. Salti logici che li troviamo dietro, premendo prima il tasto Q sul tastierino numerico, e nei soft key che ci vengono presentati abbiamo appunto il soft key salti logici qui. Noi fin quando dobbiamo dire al controllo di ripeterci la label 2? Direi che dovremo farlo fin quando questa Q53 ricalcolata non avrà raggiunto la Q52, che è il nostro raggio finale. Quindi, visto che partiamo con un valore inferiore, allora dovremo dargli, direi con la funzione 12, e dirgli se la Q53, quindi questo raggio che è calcolato sul quale ti devi posizionare, se è minore della Q52, allora ok, go to label 2. Ok? Quindi così continuerà a posizionarsi sui valori aggiornati fin quando la Q53 non ha raggiunto, anzi finché è inferiore alla Q52. Va da sé che poi a noi non basta che si fermi quando è inferiore, a meno che non stessimo ragionando magari su dei valori di sovrametallo. Ma a noi occorre anche, visto che vogliamo arrivare a quote finite, con la funzione 9 dirgli che se la Q53 è comunque uguale alla Q52, allora anche in questo caso ci occorre realizzare la label 2. Ok? Quindi arriva qua. Se ora lancio la grafica qui dell'editing, dovremmo già vedere la creazione di questa spirale. Questa è la prima parte e poi continui ricalcoli e quindi posizionamento, ok, sul passo costante fino a raggiungere finché non diventa uguale o minore o uguale, ok? Allora, in questo caso noi arriveremo ad un 56 pieno, direi, perché abbiamo indicato un passo angolare 1 e il ragionamento del dividere il 360 gradi ci dà una divisione comunque senza decimali. 360 diviso 1 fa 360. Quindi di per sé non dovremmo avere problemi di sorta. Potrebbe invece capitare su dei valori assurdi. Ora in realtà lo indico sul passo, ma in realtà potrebbe essere su valori molto difficili anche, diciamo, per quanto riguarda il raggio finale. Anche qui è un 56, una misura piena, ma non è detto che sia sempre così. Quindi può capitare in realtà che nel continuo ricalcolo del raggio in cui si deve posizionare, che in realtà di poco si schivi la misura piena. Noi potremmo arrivare con una divisione strana ad un risultato, ad un, diciamo, raggio che inferiore potrebbe essere, che so, un 55,98, quindi non raggiungere ancora il 56. E sullo step successivo di ricalcolo potrebbe diventare un 56,02. Quindi capite che in questo modo non si presenta mai la possibilità che abbia ricalcolato un raggio uguale.
Quindi così noi ci ritroveremmo che non saremmo mai arrivati fino alla quota finale, 56, ma saremmo stati un pochettino scarsi. Quindi se ora poi noi qui ci chiudessimo la nostra lavorazione dicendogli, ok, arrivato alla fine di tutto questo calcolo, realizzami un cerchio completo, ecco, potremmo ritrovarci che in realtà non siamo riusciti a raggiungere un 56, ma che ci siamo fermati appunto a quel 55,98. Quindi magari direi, prima di fargli realizzare il cerchio, valutare di inserire un posizionamento in cui essere sicuri di posizionarci sul nostro raggio finale. Quindi dopo che hai terminato tutto il tuo sviluppo della spirale, ti do come ultimo punto su un angolo U54, ma ti indico il mio raggio finale. In questo modo sono sicuro che se nella divisione dei calcoli io non arrivassi alla misura piena, quindi mai uguale, in questo modo sono sicuro di posizionarmi prima di chiudere, quindi con una circonferenza tutta la mia lavorazione, di posizionarmi sul raggio finito. Ok? Quindi questa è la grafica che troviamo nell'editing. Ora lo guardiamo anche per quanto riguarda invece la simulazione vera e propria. Ok. Ed ecco qua la nostra spirale, che quindi partendo dal centro, vedete, su quel raggio di partenza, propagata, allargandosi con passo costante fino ad arrivare poi alla misura finale sulla quale ha chiuso un cerchio. Ora, l'ultima cosa che ci rimane da fare è quella di sganciarci. E ora qui siamo ancora appoggiati al nostro materiale e di certo non ci piace l'idea a questo punto di alzarci. Ok? Quindi direi che al termine di questo cerchio che realizza alla fine dovremo inserirgli anche un distacco. Il distacco lo farei dolce, quindi appoggiandomi ai comandi che trovo sotto il tasto Appr-Dep, quindi Approach and Departure, e realizzerei un distacco circolare tangente. Un distacco circolare tangente in cui indico di crearmi come sgancio un arco ampio 45 gradi e di raggio quanto? Io potrei inserire un valore numerico. La verità è che ragionarsela in parametrica vuol dire anche fare in modo che, indipendentemente da quali siano poi le dimensioni che vengono indicate per dimensioni della nostra lavorazione, che non ci sia nulla poi che vada in qualche modo ad inficiare la nostra lavorazione. Quindi con un raggio 56 finale noi possiamo anche immaginare benissimo che un raggio 15 vada bene. Ma se in realtà la stessa struttura poi ce la utilizzassimo per in realtà realizzare una lavorazione molto più piccola con un utensile molto più piccolo, valore a caso, dobbiamo realizzarcela arrivando a costruire un raggio 10. Ecco, con un raggio 10 di certo non possiamo permetterci il lusso che alla fine per sganciarci ci costruisca un raggio 15. Quindi direi che sarebbe cosa buona evitare che in mezzo a tutto questo fantastico mondo parametrico ci sia un valore assoluto, un R15, perché non è detto che questo vada sempre bene. Quindi anche qui sarebbe opportuno utilizzare assegnargli un valore parametrico. Il nostro valore parametrico in realtà potrebbe essere banalmente anche il raggio d'ingresso. Sappiamo che il raggio d'ingresso sarà sempre minore del raggio finale e quindi io potrei anche dire di sganciarsi appunto con col valore del raggio finale, ma in realtà non mi piace molto.
anche perché questo raggio d'ingresso via via viene comunque sempre costantemente ricalcolato e quindi direi non più attendibile. La cosa che piace a me di più è quello di indicargli un raggio con valore Q108. E ora ci vediamo e poi, se non lo sapete ancora, vi arriva la spiegazione. Eccolo qui, il mio distacco Q108. Cosa è la Q108? La Q108 non è altro che il raggio utensile. Quindi quando nel programma viene letta l'istruzione tool call e viene caricato l'utensile, il controllo memorizza nella variabile Q108 il valore di raggio utensile che ha letto dalla tabella. Quindi se noi ora andassimo a sfogliarci nella QInfo i parametri e scendiamo alla ricerca della Q108, vedete che in questo momento c'è un raggio 10, indicato un valore 10. 10 perché io in questo momento ho caricato sulla mia macchina appunto quella fresa da 20. Quindi in questo modo io posso aggrapparmi al raggio utensile perché sarò sicuro sempre che sarà più piccolo rispetto alla dimensione della mia lavorazione. In questo modo, indipendentemente da quali valori io inserirò per realizzare la mia spirale, sono sicuro che ci starà sempre questo tipo di distacco. Ok? In alternativa, al posto del distacco circolare tangente, avrei potuto utilizzare un distacco lineare circolare tangente, in modo da rimandare, in modo da farla sganciare rimandandola al centro. Anche qui avrei comunque dovuto indicare un raggio. E diciamo che in questo caso non mi andava di, terminata la lavorazione, di chiedere all'utensile pure di riposizionarsi al centro. Mi era sufficiente sganciarmi dal profilo e poi lì andarmene via. Ma questo qui eventualmente può essere un'altra alternativa. Ok, ora la levo, se no litiga con il da farsi, e quindi questa qui sarà la nostra lavorazione. Modifico un attimo lo zoom. Ok, e quindi qua c'è il movimento di sgancio e poi il mio Z200 finale che mi porta sulla mia lavorazione. L'unica cosa che aggiungo, perché direi che ormai la spirale è stata realizzata, l'unica cosa che volevo mostrarvi è che ora in questo caso il programma ve l'ho abbastanza diciamo imboccato e quindi è verificato che tutto sia congruo, che i calcoli funzionino e che non ci siano problemi. In realtà quando si lavora con dei parametri e con dei calcoli si ha quasi sempre la necessità di monitorare le variabili mano a mano che si ricalcolano, no? Per vedere proprio i valori numerici ed essere sicuri che tutto funzioni. Sui controlli 620 e 640 è stata aggiunta una cosa comodissima per chi lavora in parametrica, che è questa. Impostando come ripartizione dello schermo, per esempio adesso lo vediamo in grafica, la stessa cosa in esecuzione, la ripartizione programma più stato, vedete che qui in cima nella parte destra, elenco, programma, label e quant'altro, c'è anche questa Q para. Ok, io qui ho la possibilità di indicare quali sono i parametri Q che io voglio tenere monitorati. E come li indico? Qui ho il soft key lista parametri Q che mi apre questa finestra, nella quale io poi posso indicare, senza indicare la Q perché è già diciamo nella struttura della sua tabella, dove posso indicare quali sono le Q che io intendo monitorare. Ok? Potrebbe essere la 54, poi c'era la 71 che era inserita in un calcolo, e che so, mettiamoci anche la 108. Ok, in questo modo io le ho tutte mostrate qua, ora vedo lo stato attuale di questi valori, ma appunto mentre
guardo la simulazione, posso vedere lo scorrere dei valori. La stessa identica cosa ce l'avrò anche in esecuzione. Anche in esecuzione, nella ripartizione programma più stato, scorrendo nelle varie pagine o volendo lo trovo più rapidamente col soft key stato parametri Q, anche qui posso indicarmi delle Q. Ok? Le Q che io voglio monitorare in grafica e in esecuzione possono anche non essere necessariamente le stesse. Ora qui c'erano le stesse perché in realtà le avevo già indicate io prima. Però appunto io adesso le ho indicate in prova programma, ok? In esecuzione posso anche non averle o posso vederne altre perché capita spesso di magari dover simulare un programma che non è quello che c'è in quel momento anche in esecuzione. Ora le metto comunque le stesse, 54 e poi c'era la 71 a 108. Ok, quindi vedete che lanciando la mia esecuzione ho possibilità anche durante l'esecuzione di monitorare cosa sta accadendo ai miei valori e ai miei. Ok, vedete? Questo è il continuo ricalcolo dell'angolo e del raggio. Ora stoppo la lavorazione, mi sgancio, è brutto rimanere sul pezzo. Io potevo fare uno sgancio migliore sull'asse Z, è più carino, meno male che non ero sul pezzo vero. Ok, e stop. Quindi questo è quanto direi. Abbiamo visto quindi in un primo video come realizzare l'ingresso già gestito in parametrica in modo che quell'ingresso poi diventasse il punto di partenza per realizzare la nostra spirale. Spero vi sia piaciuto, spero che vi dia degli spunti, ve ne butto lì uno a caso di spunto. Potreste ragionare in questo modo anche se voi voleste per esempio programmarvi una filettatura NPT. Ve la butto lì, ma guardateci voi. Vi aspetto per il prossimo video nel quale andremo invece a realizzare, diciamo, questi 4 scassi all'interno della nostra puleggia. Vi voglio sempre bene, mettete pollicioni, seguite il canale, fate sapere che ci sono, che ci siete e buon divertimento. Alla prossima, ciao ciao!